Per preparare una torta di compleanno molto semplice e decorata con panna montata, inizia dalla preparazione del pan di Spagna. Versa in una ciotola 4 albumi e monta ad alta velocità. Quando inizia ad aumentare di volume, versa a pioggia 160 g di zucchero semolato e quindi, quando il composto è gonfio e spumoso, aggiungi anche 4 tuorli. Aggiungi i semi di mezza bacca di vaniglia e la scorza grattugiata di un limone biologico. Quindi mescola brevemente e incorpora con una spatola 160 g di farina 00 setacciata. Prepara uno stampo per torte da 22 cm di diametro, imburrato e con il fondo rivestito con carta da forno. Quindi versa delicatamente l'impasto e inforna subito in forno statico preriscaldato a 200 gradi centigradi per 10 minuti e quindi abbassa la temperatura a 175 gradi centigradi per altri 15-20 minuti, verificando la cottura con uno stecchino. Lascia raffreddare nello stampo per 10 minuti prima di sformare. Quindi passa a preparare la crema di farcitura. Prima taglia grossolanamente 200 g di cioccolato con nocciole. Poi passa a tagliare a dadini 250 g di ananas sciroppato sgocciolato. Quindi monta ad alta velocità 250 g di mascarpone con 500 ml di panna fresca. Quando la panna inizia ad addensarsi, versa a pioggia 70 g di zucchero semolato e continua a frullare. Quando la crema al mascarpone sarà pronta, dividila in 2 porzioni e mescola una porzione con il cioccolato e una con l'ananas.
Mescola 200 ml di sciroppo da cui hai sgocciolato l'ananas, con 50 ml di acqua e versa il tutto in un dosatore. Quindi taglia il pan di Spagna in 3 dischi e posiziona il primo su un piatto per torte e inserisci sul fondo dei fogli di alluminio che rimuoverai poco prima della decorazione. Procedi bagnando i vari dischi di pan di Spagna e farcendo la torta con la crema al mascarpone. A questo punto usa un anello metallico per tenere in posizione la torta durante il periodo di riposo. Copri con pellicola trasparente e lascia riposare in frigorifero per tutta la notte. Il giorno seguente rimuovi la pellicola e l'anello metallico. E rivesti la sommità della torta con uno strato sottile di crema spalmabile al cioccolato. Questo rivestimento servirà ad impedire che sulla panna di rivestimento si creino delle crepe antiestetiche. Quindi monta 500 ml di panna vegetale e colora le varie porzioni nei colori prescelti per la decorazione. Noi useremo l'azzurro per il rivestimento, il rosa per i fiori e il verde chiaro per le foglie. Per maggiori informazioni sugli accessori utilizzati puoi guardare i link inseriti in descrizione. Rivesti con cura tutta la torta con la panna, rimuovendo la panna in eccesso con delle spatole metalliche. Quindi con un pennellino in silicone applica un effetto sui lati e sulla sommità della torta. Realizza delle roselline lungo il bordo e applica delle perline edibili. Infine crea delle foglie tra una rosa e l'altra e applica qualche altra perlina sulla torta. A questo punto la torta è pronta. Conservala brevemente in frigorifero per poterla consumare quando la panna avrà ancora un aspetto gradevole. Guarda il prossimo video e iscriviti al canale.